Ciao a tutti amici, bentrovati sul canale. Scusate la scarsa qualità del video, ma oggi c'è veramente pochissima luce, è molto coperto, ma volevo registrare lo stesso. D'altronde siamo in inverno, è così. Ho pensato a un nuovo genere di tag e l'ho creato io. Abbiamo già parlato di libri, di cinema, di serie TV e ho pensato di dedicare un tag alla musica. Ognuno di noi ha i suoi pezzi, i suoi artisti preferiti, quelli che gli hanno segnato la vita, quelli che non ci piacciono, eccetera. E quindi ho pensato di creare queste tracce per cambiare un po' argomento e anche per conoscerci meglio. Poi fatemi sapere se conoscete, se vi piacciono gli artisti che ho citato io, quali sono i vostri, il vostro parere, eccetera. Taggherò un po' di canali come al solito qui sotto se volete provare a rifarlo. Sono curiosa di vedere anche i vostri. Numero 1. Qual è la prima canzone che ti è piaciuta o che ti ricordi? Allora, quando io ero piccolissima, veramente 1 anno, 2 anni, molto piccola, è uscito Azzurro di Adriano Celentano e mia mamma mi diceva che io la cantavo sempre, che era la mia canzone preferita, che mi piaceva tanto. Tant'è che mi hanno regalato anche il 45 giri, ai miei tempi c'era il vinile, devo averlo ancora in casa da qualche parte. Numero 2. Qual è il pezzo che hai sentito durante la tua adolescenza centinaia di volte fino a consumare il disco? Era un pezzo di un artista che mi piaceva moltissimo, che è Jimmy Somerville. Questo era il gruppo I Broski Beat, questo era The Age of Consent, il loro primo LP, che era Small Town Boy, la canzone. Non so se la conoscete, se non la conoscete vi invito a sentirla. Questo artista mi piaceva moltissimo, dopo ha lasciato i Broski Beat, ha fondato i Communards, questo è un LP dei Communards, adesso canta da solista, questo è un LP da solista, questa è una collezione. È un artista dichiaratamente omosessuale, si sente benissimo perché ha una voce in falsetto molto particolare, che canta tutti i brani LGBT sulla questione di essere accettato, eccetera. Ma a parte quello, comunque è una voce meravigliosa, un artista che mi piaceva tanto, indipendentemente dall'argomento. Mm. Numero 3. Qual è il brano che ti ricorda una persona importante della tua vita? Allora, è Janez di Davide Van der Sfros, non so se la conoscete, è una canzone in dialetto varesino. Van der Sfros è di Varese, di Luino, verso la Svizzera. Io sono di Milano, il dialetto è simile, lo capisco. Se non siete lombardi magari avete dei problemi. Comunque Janez è una canzone che lui aveva dedicato a suo papà e questo cantante era uno dei preferiti di mio papà. Quindi me lo ricorda sempre quando la sento questa canzone. Non so se conoscete il testo, comunque lui diceva che suo papà assomigliava all'attore che aveva interpretato Yanez nella serie di Sandokan, per cui l'aveva soprannominato lui così, insomma. Qual è il brano che ti commuove sempre quando lo senti? Ce n'è più di uno, due o tre. Quelli che mi piacciono di più soprattutto sono i vecchi di Claudio Baglioni e il Natale dei ricordi di Ruggeri, non so se lo conoscete, io qui dei pezzi di Enrico Ruggeri, un artista che mi piace tantissimo. Marta che parla con Dio, il Natale dei ricordi. Se non li conoscete vi invito a sentirli perché sono canzoni molto molto belle. Poi ce ne sono anche altre di Baglioni o di Battisti. Fotografie di Baglioni, mi piace molto. Qual è l'artista o gruppo che tutti apprezzano ma a te non piace? Qui dirò una bestialità, non insultatemi, ma io non amo particolarmente Mina. Perché? Perché è una grandissima artista, questo lo ammetto, non lo metto in dubbio, però ha una voce molto perfetta, molto limpida, non trasmette emozioni, come ad esempio Mia Martini, quando cantava ti faceva venire la pelle d'oca. Baglioni, Battisti, questi artisti qui, no? Hanno una voce molto particolare. Invece Mina ha una voce molto pulita, molto limpida e non mi trasmette emozioni, anche se ammetto che è una grandissima artista, comunque questo non lo metto in dubbio. Numero 6. Quale canzone sembra essere dedicata a te e perché? Qui un'altra canzone di Ciccio se ne va, che lui aveva dedicato a sua figlia,
adolescente, la figlia di Celentano aveva più o meno la mia età, quindi anche io avevo 14-15 anni quando è uscita. Non so se la ricordate la canzone, ma mio papà diceva che quando la sentiva gli faceva pensare a me, gli ricordava me e mi hanno regalato anche qui avevo il vinile, il 45 giri, mi devo averlo ancora, mi avevano regalato questo disco, che era una canzone che ha dedicato a sua figlia adolescente, diciamo. Eh, Poi, numero 7, artista straniero uomo preferito, Jimmy Somerville, l'ho detto prima, l'artista che ho citato prima. Numero 8, artista straniera donna preferita, Barbara Streisand. Ecco, la Streisand, per esempio, quando canta ha una voce più particolare, più personale. A me piace di più. Woman in Love, eccetera. Poi, gruppo straniero preferito, ce ne sono diversi, però vi cito i Simply Red, anche qui, questo è Stars. All the Back the Years, Come to My Head, Money to Try to Mention, insomma tutte queste canzoni. Durante la mia adolescenza mi piacevano tantissimo, adesso mi pare che si sono sciolti, Simply Red. Poi sono anche altri, Queen, eccetera, ce n'è di gruppi che mi piacciono. Qui bisogna citarne uno e bisogna scegliere. Artista italiano uomo preferito, numero 10 Vasco Rossi, assolutamente. Vasco mi piace tantissimo. Questo è, vabbè, io le ho tutte le canzoni, questo è il mondo che vorrei, vieni qui, gioca con me, eccetera. Artista italiana donna preferita, Mia Martini, come dicevo prima, che ha una voce che, non so, meravigliosa, ti fa venire la pelle d'oca quando cantava, ti faceva, poverina, perché non c'è più. Numero 12, gruppo italiano preferito. Di gruppi italiani non ce n'è molti, purtroppo c'è poca scelta, comunque direi i Pooh, mi piacciono molto. Poi hanno una vastissima produzione, per cui c'è canzoni per tutti i gusti. Come musicisti sono bravissimi. Numero 13, artista straniero che detesti, i cantanti rap in genere, ma anche italiani non mi piacciono. Io ho provato a sentire delle canzoni di Ice-T, artisti del genere, ma non mi piace per niente come genere. Numero 14, artista italiano che detesti, sempre i cantanti rap, direi Fedez, anche se come ragazzo, come persona mi sembra una brava persona, molto sensibile, però come cantante non mi piace assolutamente. Numero 15, Rocco melodico, rock, musica molto ritmata, mi piace molto. Numero 16, il genere che detesti, il rap e la trap, che l'ho detto adesso, un genere che non mi piace assolutamente. Numero 17, musicista preferito, qui vi cito Eric Clapton come chitarrista, anche come voce, ma soprattutto come chitarra. Slow Hand, soprannominato, grandissimo, Tirsi Neve, Laila, qui è una raccolta, un grandissimo artista, vi invito a... E Santana. Santana come chitarrista, anche come voce, però come chitarrista soprattutto Corazon Espinado, Europa, eccetera. Questi sono i miei preferiti come musicisti. Bene amici, oggi è stato un po' diverso dal solito, vi ringrazio per aver visto il video, aspetto i vostri commenti qui sotto. Grazie per la visione, alla prossima, ciao.